Quello che è ripartito non mi sembrava tutto in quadro, tutti, dai, erano tutti sì. Allora inizio con acqua ossigenata. Chilometro 68. Vado? Ma poi oltretutto in un posto, un casino unico. Allora, l'unico corridore caricato in ambulanza è un'orica con una clavicola fratturata. Gli altri sono tutti ripartiti, adesso man mano che li rimontiamo li diamo un'occhiata. Mi pare il 152. Non sono sicurissimo, te lo faccio sapere.
poi sopra mi sono arrivati altri corridori, quindi è stato... La prima cosa che ho pensato, ho detto no, ho finito il Giro d'Italia. Prima cosa proprio che ho detto. Poi la seconda è stato cacchio, forza, aspetta che mi fa male il braccio. C'è stata una... Adesso rido, però non ridevo. E... È stata una cosa strana, perché comunque è un secondo, è una cosa velocissima. Allora dico, ma tutto il tempo che io ho impiegato per arrivare lì viene svanito poi in 3-4 secondi, perché sono caduto. All'inizio volevo quasi andare al traguardo, perché devi passare l'arrivo per partire il giorno dopo. Però c'era veramente messo male. Quando alla fine fai uno sprint non è che ti rendi conto delle persone perché vai troppo forte, senti tutti dei rumori di qua e di là, ma non è che capisci molto. Una cosa che mi è piaciuto tanto, che ancora ricordo bella, è stata che quando ero a terra io comunque non vedevo niente perché ero giù così, chiudevo gli occhi per il dolore, quindi non vedevo il pubblico quante ce n'era. Però una cosa bella che mi ricordo è che quando mi hanno tirato su con la barella c'è stato un applauso finché sono entrato in autoambulanza. Quindi lì ho sentito veramente che il pubblico era scosso per quello che era successo. E sono comunque delle emozioni, perché io mi ricordo quando mi sono alzato un applauso, ma tantissimi, cioè sembrava come se avessi vinto, no? Invece stavo salendo sull'autoambulanza. Quindi lì sì, ho sentito veramente, ho detto c'era tanta gente, ecco. Attaccati, oh. Il ginocchio? Il braccio. Dove? La spalla. Scoviato. Da un po' d'acqua, va. Tieni Massimo. Da lì, attaccato, va. Se vuoi mandarlo dall'altra parte. C'è un po' di fango, vedi? Da un po' di gas, va. Sì. Ma vuoi venire dall'altra parte? Ah già, ma se dall'altra parte mi si attacca. Sei il braccio destro. Come scoviata, male per la bocca. No, ci male dentro proprio. Avete qualcosa di antidolorifico? Mi dai un Voltaren? Vieni qua. Dopo l'arrivo Tieni voglio Massimo. i bus, diamo un'occhiata meglio. Sì, perché c'è il braccio destro che poi non lo muovo. C'è una radiografia. Attaccato intanto, va. Attaccato un po'. Respira un attimo, va. C'è il braccio, l'avambraccio che sta gonfio. Sembra una confusione. Perché un pochino riesco a muoverlo, non è proprio bloccato. No, se è una frattura non riesci a muovere. Anche la spalla, se si rompe l'omero, non te muovi più. Un po' d'acqua per l'altra parte. 189. Posso risalire, Fa passare la Movistar un attimo. Ecco, fa passare la Movistar. Che ci hanno chiamato per un altro po' più avanti. Penso non abbia niente di rotto. Dopo l'arrivo lo fai lavare bene, lo fai disinfettare, noi ti aspettiamo lì, prendiamo un'occhiata. Sì, grazie.
perché riesci a soffrire così tanto per una passione? Perché vi ho detto, lo faccio da 25 anni ormai, quindi questa è la mia vita, ecco. Ecco, io sono un gregario ciclista, lui è un massaggiatore, ognuno ha un suo ruolo ed è importante. Cioè, per te cosa rappresenta il fatto di essere gregario? Aiutare gli altri amici. Il ciclismo gregario è quasi forte come un capitano, e quindi magari a volte, ecco, un gregario non ha la gloria che ha un campione, anzi, non ne parlano mai. I giornali, nessuno scrive di una persona che arriva al centesimo e scrive ha portato 40 borracce, 10 panini. Il mio compito era quello di cercare di entrare nelle fughe all'inizio e successivamente di dare una mano ai miei compagni più forti di me in salita, le borracce con l'acqua, cercare di tenerli coperti dal vento. Alla fine sì, puoi vincere 1000 gare, puoi non vincere, ma quelli sono solo numeri, ecco. Bisogna essere campioni nella vita, poi ci sono anche altre vittorie, ecco. You're just very disorientated and in pain. And a lot of times it's just shock. It's not necessarily that you've broken anything, or it's just you're in shock, and then you have to get your wits about you, and then you just look around, you just see grown men screaming, holding their leg, or equipment's all over the place, broken bikes, and it's a bit of a war zone. And then you start to come to, you start to feel like, okay, I'm hurting, but there's nothing broken. I can move everything. And then as soon as you have that figured out, your mechanics have gotten there and they're messing around with your bike, and then you just say, well, I'm okay. I can keep going, you know. For me to pull out is turning my back on my teammates, because I'm hurt, but I'm not done. I can still do something.
dolore era allucinante, poi non sentivo le gambe. A parte il dolore che avevo mi sono anche un po' spaventato perché non sentivo più le gambe, sentivo solo un formicolio in tutto il corpo. Poi una volta arrivati in ospedale, fatte le lastre, hanno detto che c'era 3 vertebre rotte, un po' di danni, ecco, alla schiena. E il dottore subito, lui, sai, i dottori, era finita la carriera. Ma allora, per me, io quando ho iniziato poi piano piano a sentire le gambe, mi sono rassicurato, ho detto vabbè, lo lascio parlare, poi col tempo vediamo che avrà ragione. Quindi E dopo 7 mesi ero già in bicicletta. La testa è la cosa fondamentale per un atleta. Se tu ti lasci andare psicologicamente è finita. Cioè non è facile fare il gregario, anzi a volte è anche più difficile che fare il capitano, perché le stesse pressioni, ecco, però solo che l'altro è la pressione del risultato, tu hai la pressione che devi rendere tutti i giorni e fare il tuo lavoro tutti i giorni. Non dico per scelta, ma solo per lavoro. Arrivare davanti capita poche volte, sono più utili quando fanno il loro lavoro. I gregari hanno dei compiti ben precisi e anche quando sono in fuga pensano a come fare rientrare i compagni di squadra che portano il velocista. È difficile capire questo problema del gregario e del fatto che non vinca mai. Vuoi un antidolorifico? Aspetta, sei attaccato. Sei allergico? Non sono allergici questi qua, vero? Va bene? Saranno allergici, diranno, no? Se uno è allergico a qualcosa lo dice. Guarda che ce n'è uno dietro. Dai, ok? Tutto coperto fino adesso. In testa alla corsa hanno attaccato i seguenti corridori. Vai. Dai, 66 doppio 6. ho messo un po' di acqua ossigenata solo. Aspettare il fine corsa. Scarse devono lì dentro. Perché vicino all'occhio non posso neanche spruzzare. Dopo l'arrivo ci vediamo al bus. Un po' di garza ancora, eh? Sì. C'è un casino qua dietro, fermi che quando arriviamo stasera non ti dico. Va bene? Tanto tiro misura e cose che... Sì, la roba da buttare, certo. Roba da buttare non mi interessa. Aspetta! Via. Ok. Disinfettante garza. Do you want ice? Yes.
ghiaccio paga un 40. Sì. Attenzione, attenzione. Posso scendere? Vai, veloce. No, io fermo. Sì. 197 Puccio. Prendi il collare, Michele. Passati 20 anni. Giulio, sì. 20 anni. Potremmo darmi la pensione. Ho iniziato a correre che avevo 7 anni. Ne ho 38, sono 31 anni. Quando si ci va in pensione? 36, 35? No, una volta era 35 anni. Adesso no, non lo so. Adesso non si sa più. Ma con queste zone ho conosciuto per i tavolini, insomma, dai. Adesso si ci va in pensione ma non la prendi. Sei pensionato senza soldi, come il ministro senza portafoglio. Cosa vuoi già andare in pensione? Adesso è... No, beh, non è che... Però se tu pensi quanti anni è che pedalo... Sì, non c'è. Però un qualcosina potrebbero darmi, ma... Però è un anno bellissimo per se non adesso. Adesso un caffè di scherzi. La pensione ancora lontana. Almeno 2 anni, che dici, 2 anni di Se poi la pensione significa quasi la fine di qualcosa, Sì. no? Cioè l'inizio di una vita, insomma, un po' in attesa di qualcos'altro meno importante. E poi che fai? Cosa fai? Andare in pensione uno che fa? Se uno sta bene... Anche se stai bene, ma cosa fai? Come passi la giornata? Puoi fare quanto? Un mese, 2 mesi? Sì. Poi dopo ti annoi. O hai tanti soldi da spendere, da andare Ho capito, a girare il mondo. Ma ti stufi secondo me anche quello. Ma non lo so. Che non hai stimoli, capito? Che stimoli hai? Andare a girare il mondo. Sì, per uno che ha avuto una vita attiva, fermarsi così di colpo. Ci penso. Ma sicuramente sempre piacerebbe rimanere nell'ambiente, ma più che altro per insegnare ai giovani, non, insegnare un po' la cultura del ciclismo, che cos'è, no fare il ciclista, cosa significa fare il ciclista.
Qual è la più bella? Sta riprendendo. Norma funzionante, reservoir presente, mascherine 1, 2, mascherina piccola presente, pocket max presente, raccordo per l'ossigeno, filtro, mount 1, 2, 3, Gedel e 4. Trimetron, perfetto. Buscopan, Ok. Ranidil, Sì. Zofran. Never think of Sane giving up. That's for sure. I think maybe if the injuries were so bad that he physically couldn't continue, then that's a different story. But Svein doesn't ever give up. If his body wouldn't let him do it, then couldn't have happened. But he's a very strong one mentally. So that was never crossed my mind, and I'm sure it hasn't crossed his. Even though he's very late into cycling, he understands the sport, the dedication that you have to show to be at this level, and he's a very good example for the younger ones to how they should live their life as a professional. And he's also had a very, very different upbringing, which I think a little bit of diversity is good for the group as well. If you can have a team that buys into the whole success of the culture and in the team before you buy into like just yourself, that's when you have a successful team. If you have guys who are willing to basically die I say, but like give everything they have for each other, then that's when you have a successful team. And I think it's hard for people to understand because, like you said, most sports become very individual. At the end of the day, you're trying to be successful for yourself. But on a cycling team, some of my greatest moments have been as a rider that is giving everything to someone else so that they can have success. But ultimately, their success is my success. The better I do my job, the more capable they are of winning. And when you feel that as a rider, as a domestique, that's when you know you've found the right place.
Proficiat. Je bent vader toch? Ah, mooi. Goed te zien hoor, het shirtje gisteren. Ja, wel hoor. Maar even hard. Ja. Want we reden Stelvio af. Of nee, wat was het? De Gavia. Hij trapte niet meer. Ik zeg, Wout, blijven trappen. Ik zei, blijven trappen. En toen is hij meegereden en ik denk dat hij anders gestopt was. Ja. Dat zijn de moeilijkste punten van een tijdrit. Dat je wel gefocust blijft. Maar in een korte tijdrit moet je wel echt heel erg gefocust zijn. Er zijn die dat wel doen, die willen helemaal in hun eigen wereld keren. Maar voor mij werkt dat niet. Ik wil zo ontspannen mogelijk zijn. Ik kan nog een praatje maken hier, een praatje maken daar. Zolang ik maar mijn warming-up goed doe en het gevoel heb dat ik goede benen heb, dan is het eigenlijk al goed. Ik wil gelijk hard vertrekken. Een tijdrit is constant pijn. Dus ja, je hartslag is maximaal, je ademhaling is maximaal. En op den duur, op langere tijdritten wil ik nog wel zo een schil gaan kijken, omdat dat trekt zoveel energie uit je en op den duur word je er helemaal murf van. Het enige wat bestaat is de weg voor je want je kan een tijd verliezen op de 100ste van een seconde, dus ja, dat geeft een druk. God, dat is uniek in de wielergeschiedenis, toch? Zeg eens wat. Geniet ervan, hè. Forza! Dai! Go, 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 go! We zijn toch ja, hè? Ja. Geniet er vandaag. Mooiste dag van je leven. Massimo! Massimo! Il prato ti accoglie, l'asfalto ti respinge, l'asfalto ti dà la spinta a risalire subito, immediatamente, riprendere il tuo lavoro e sul prato ti viene voglia di rimanere lì e di stare lì. Abbiamo rischiato anche di lasciare un corridore in mezzo all'erba molto alta al fianco della strada. Sono tornato indietro e me lo sono visto là in mezzo all'erba in atteggiamento fetale. Forse è questo che mi ha fatto sempre pensare che la terra, il prato accogliesse come il grembo materno e quindi fosse meglio dell'asfalto. Perché l'asfalto è duro, ragazzi. Se non ti viene voglia di star giù. No, aspetta che
se avete bisogno. Ce la fai? Dottor, banana? Ce l'ho una. Eh? Ce l'ho una. Sì, serve. Sì? Certo. Ce l'hai lì? C'è. Vuoi una banana per fornare? No, ma le ho anch'io, grazie. Se sono bananati tutti. Sono tutti i bananieri. Le bananine. Che però me le fate pagare più di ieri. L'ortolano me le fate pagare più del bardo che l'ho presa ieri. Ben 70 euro. 70 euro di banane? Hai comprato un albero? No, 70 centesimi. Domani qua c'è uno sponsor. Fratelli con una scimmia in tutta la sua vita. Perché prendevamo solo le pezze. Quindi è rimasto. La banana è pratica perché non fa far pipì? Com'è? Vabbè, se serve ci fermiamo di far pipì. Per finire il numero 188, 188, Van der Luck della Lotto Jumbo. Lotto Jumbo per il gruppo. In testa non è presente il numero 13 ma il numero 12, Apollonio. Cos'è la vittoria? Un bel po' di corridori, ci si ferma, si fa il bisogno e sempre stando nelle regole di non farlo dove c'è tanto pubblico e poi si riparte. Ecco. E non avete un timore che qualcuno può attaccare in quel momento? Beh, ci sono delle regole da rispettare nel ciclismo, ecco. La prima cosa è il rispetto tra noi corridori, perché se si chiama un attimo di pausa, è pausa che deve essere. Poi però può capitare che c'è chi in quel momento si sente gli viene ordinato di scattare, allora peggio per lui, deve scappare, perché poi quando si prende Perché poi paga le paga le conseguenze, ecco.
Poi andiamo con la crenosina, ok. Ok. Questo è l'amiodarone, Ok. questa è la dopamina, Ok. e questo è l'ugurol, flettadol, Ok. 4 atropine, 6 adrenaline, questa è l'efedrina, Ok. Passiamo ai farmaci. Ho conosciuto
una persona comunque lì di fianco a me all'ospedale che aveva diversi tumori, non aveva solo uno. Quindi niente, alla fine ho fatto amicizia con questa persona, anche se questa persona aveva perso una gamba. Quindi io già avevo il terrore perché mi avevano detto che forse potevo perdere una gamba e neanche farlo apposta, avevo un paziente di fianco che aveva perso una gamba proprio per un tumore. Quindi ero un po' preoccupato, però mi ha rassicurato e comunque ho visto che con una gamba puoi fare veramente tutto perché lui si muoveva tranquillamente e niente, alla fine è stata un'esperienza un po' particolare che però mi è servita come serve tutto. Lui aveva parlato con sua sorella, con la sua ragazza, e a me e mia moglie non ci ha detto niente per 15 giorni, fino a che non sapeva di essere operato. Il giorno dopo che ce l'ha detto è stato operato, però se l'è tenuto per 15 giorni facendo finta di niente. Comunque non è la prima volta, anche perché ha avuto altri acciacchi, tipo il ginocchio operato, il tendine, e praticamente è stata una routine per me e per mia moglie che l'abbiamo accudito, quello che si poteva fare. E non è la prima volta che ci troviamo in questa situazione, ecco. Sei un pazzo. Però per assurdo non c'è più a camminare. Faceva più male? No. So che avevi esagerato, insomma, con una frattura di quel tipo. Ti faccio male? Un po'. Vabbè. Sopporto. Ecco. Non l'ho sentito ultimamente, l'ho sentito. Devo andare a trovare il Bruno, sei quello dei figli, no? Sì, sei preso. No, so. Quanti ne hai messi? Tipo? Non so, sono 20. Daniele, how can you still ride a bike for 5 days with a broken pelvis? Non so come ha fatto. You understand? E come hai fatto te? Non so come ha fatto. I don't know too. Non sei normale, dai. When I was in the room for operation, I just feel the doctor spoke about this and repeat every time how it's possible. Yeah. How it's possible. Devi spaccare tutto. No? Proviamo. Come proviamo? Ah, per ora mi rompo solo io. It's perfect. Allora, Non c'è vieni giù. Vieni giù, cammina senza stampelle. Vieni su. Normale. Cammino normale, vieni. Perfetto. Sono i primi passi. Le tue stampelle.
Viva Daniele! Dai colliane, che vedrai che farai qualcosa per me. Attenzione, imminente il passaggio. Forse sulla pagala là. Eccoli, cambio ruote davanti. È imminente il passaggio in corridoio. Sono in discesa, Stanno arrivando. Vedi? Cambio ruote. Ciao, ciao! Oddio, chi è che su? Te l'hai visto? Arrivano. Arrivano. Che l'hanno fatto andare avanti. Sì. Adesso vediamo se arriva davanti. Arriva da solo. Lo vediamo da lontano. Arrivano. Eccoli! Quanto hanno? Vergogne, si fu. Poi. Eccoli. No, è davanti da... Dai Daniele! Guarda come è emozionato il papà, guardalo, E la mamma dove è andata? La mamma è svenuta, le sta dando i sali. Lui. Guarda come è emozionato. Perché tu fai finta, ma che stai piangendo? Il marito è troppo emozionato, ma che piange. Siccome che è passato un mese molto brutto, sapendo sempre È bellissima. è stata forte per noi perché poi quando ha ripreso la bici ha alzato la sella tanto così perché il professore gli ha detto che prima di settembre non doveva toccare la bici. Lui il mese di marzo con due amici a fianco avrà fatto 1,5 km ma con la gamba tesa. Alla fine per noi è un vittorioso, ha già vinto per noi. Cosa c'è dietro questo? Tanta emozione. Una bella giornata è stata, ma soprattutto per la gente che guardava da casa, la gente che era presente lì. Penso che nello sport questi gesti si vedono raramente, ecco. È stata una giornata epica e indimenticabile per me. E che mi ha cambiato anche internamente perché mi sono ritrovato e da lì ho iniziato poi a credere anche nelle mie potenzialità e poi dopo ne ho vinte altre 2 di tappe. Bello. Che partito Contador, diciamo che la mia paura è aumentata perché sapevo che lui ha un altro passo rispetto agli altri e mi sarebbe arrivato presto alla mia ruota. Però un caso come il mio, io sono sempre uno che sta proprio vicino al capitano e raramente posso andare in fuga. Qui ormai lui mi sta raggiungendo.
appena mi raggiunge mi grida di mettermi alla ruota. Ti dico solo che era un dolore unico, mi facevano dalle braccia alle gambe, alla schiena, al fiato, che i polmoni ormai erano... non riuscivo più a entrare e uscire aria, erano limitati. Però quando passi il traguardo è come dice, una liberazione. Una vita da gregario, un giorno da campione. Le lacrime di Tiralongo, Paolo, finalmente la prima vittoria, e che vittoria! Well, I've always been a big believer in, yeah, it's nice to have a job that you like to do, but you also have to live, and by that I mean you still have to do the things that you love to do. You can't be afraid to, I think the world I'm involved in, everyone's a bit too crazy. They're trying so hard to be perfect and everything else. And I just think that we're not robots, we're not machines, we're just humans. And it's one job where you'll have friends and people from back home in Canada, they'll write you and just be like, oh, what happened, how come you're last place, and all these things. But you have 200 guys on the start line, and there's about 5 guys who can possibly win the overall. And you have every team working for one specific guy on each day with all kinds of different jobs, So it's, I think it's hard for people to understand, because yeah, you would assume that everyone would just be racing to win, racing for that glory, but it's not possible to go out every day and try and win. You have to accept, again, your actual capabilities and how you can help your organization, your group of guys to have the best result on the day. And so it's hard, especially I think for some of these young guys on professional teams to find their way, because they're super talented, everyone around them. They only have, in my opinion, idiots around them who are just telling them they're the greatest thing, but no one's giving them the tools to do all the other important things in life, that they can actually make a change, not just for themselves, but also for a ton of people around them. So yeah, it is, yeah, I guess it is difficult to put into place. It's a big evolution, I think, for yourself.
Arriva! Pedala. Quindi si è abbattuto la testa. Hai battuto la testa? Attacchi! Problem. No, ricordi! No! Ma hai mal di testa? Hai male? Fermati! No, non ha male ma non ricorda nulla. Ce la faccio per passare l'Eurocar ed esattamente. No, ricordi! Attaccato! Non vede bene, non vede bene. Solo un piccolo parte di ultimo. Ah, ok. Solo una piccola parte non ricordo. Sì, 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 sì. E viene immediato. Poi ti prova la mano. Sì, ma faccia è solo... Solo franco, ma gli occhi, vedi bene? Sì, sì, vedi bene. Va bene. Ricordo mio nome. Ok. Anche ricordo il nome di mio bambino. Va bene. L'italiano è solo mio terzo rango. No, se cambia qualcosa, se viene nausea, se viene voglia di vomitare. Ma no, dice che ricorda come si chiamano le sue bambine. Dice che no, Era caduta. Ascolta. No, lui mi ha detto che ricorda come si chiamano le sue bambine e tutto, non ricorda un piccolo pezzo. Ma ha detto anche i bambini. Lui mi dice che si ricorda. Certo che si annoi. Allora il medico dice il medico, l'autista lì che non so cosa si dice che non ricorda niente. Io mi ricordo il nome delle bambine, mi ricordo. No, ricordo solo una piccola parte della caduta. Fagli di attaccarsi un attimo. Attaccati un attimo. Paola e Lerche, nome danese. Lui mi ricorda. Dove abiti? Lerche, sì. Nome di un uccello. Occhio, Occhio! Senti, mi hai detto il nome delle bambine. Non mi sembra uno che sia... Attaccati. Bene, non fai fatica. No, ora va bene. Qualsiasi cosa ce lo dici, eh? Sì, ma solo un po' di dolore. Dolore al braccio qua? Sì, non male. Spalla? Sì. Spalla va bene. Ha mal di testa. No, non ha dolore sulla spalla. Si ricorda se hai picchiato la testa? Ascolta, ti ricordi se hai battuto anche la testa? Scusa? Hai battuto la testa anche? Sì, perché ho cambiato. Hai cambiato Ricordo, ho il cambiato il casco. Ok. Ma digli, ma ha detto che sa dove arriva.